Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che, devo dire, ha fatto un po' scalpore sui social media e nei media turchi e italiani. Oggi parliamo di Burak Özçivit, il bellissimo attore turco che ha fatto battere il cuore a milioni di persone, e delle recenti polemiche che lo hanno visto coinvolto in Italia. Ultimamente sono circolate voci, notizie e anche un pizzico di allarmismo riguardo la sua sicurezza durante le sue apparizioni in Italia e, di conseguenza, su un possibile impatto sulla sua carriera. Analizzeremo insieme cosa è successo realmente, da dove provengono queste preoccupazioni e quali potrebbero essere le conseguenze per la sua immagine e il suo futuro professionale. Quindi, preparatevi un caffè, mettetevi comodi e immergiamoci in questa storia piena di colpi di scena. Prima di iniziare però, un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, vi invito calorosamente a iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ho in programma tantissime altre storie interessanti, gossip succosi e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco e internazionale. E se siete già iscritti, grazie di cuore per il vostro supporto. Allora, partiamo subito con il botto. Burak Özçivit, per chi non lo conoscesse, è un attore turco diventato famoso grazie a serie televisive di successo come Çalık, Il racconto della passera, e soprattutto Kara Sevda, Endless Love, che gli hanno conferito una fama internazionale. È noto per la sua bellezza, e il suo talento e il suo carisma, ed è diventato un vero e proprio sex symbol. Di recente, Burak è stato in Italia per diverse occasioni, tra cui eventi promozionali e sfilate di moda. Ed è proprio durante queste apparizioni che sono iniziati i problemi. Le prime avvisaglie di preoccupazione sono arrivate dai social media, dove alcuni fan italiani hanno espresso timori per la sicurezza dell'attore. Alcuni hanno segnalato una folla eccessiva durante i suoi eventi, con persone che spingevano e si accalcavano per cercare di avvicinarsi a lui. Altri hanno lamentato una scarsa organizzazione da parte degli organizzatori, che non avrebbero garantito un adeguato servizio di sicurezza per proteggere Burak da possibili incidenti. Immaginate la scena: centinaia, a volte migliaia, di persone, spinte dalla passione e dall'ammirazione, che cercano disperatamente di avvicinarsi al loro idolo. Un vortice di emozioni che, purtroppo, può facilmente sfuggire di mano. Queste voci si sono poi amplificate con la pubblicazione di alcuni articoli su siti web e riviste italiane, che hanno riportato le preoccupazioni dei fan e hanno sollevato interrogativi sulla gestione della sicurezza durante gli eventi di Burak. Alcuni articoli hanno addirittura parlato di situazioni al limite e di rischio concreto per l'incolumità dell'attore. E qui, ovviamente, la questione si fa seria. Non si tratta più solo di un timore vago, ma di una preoccupazione concreta, alimentata da testimonianze e da reportage giornalistici. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Dobbiamo prendere con le pinze queste notizie? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. È facile cadere nel sensazionalismo e nell'iperbole, ma è nostro dovere analizzare i fatti con obiettività e fornire un quadro completo della situazione. Innanzitutto, è innegabile che Burak Özçivit sia estremamente popolare in Italia. Le sue serie televisive sono state un successo clamoroso, e ha un enorme seguito di fan che lo ammirano e lo sostengono. Kara Sevda, in particolare, ha letteralmente conquistato il pubblico italiano grazie alla sua trama avvincente, ai personaggi ben delineati e, ovviamente, alla presenza magnetica di Burak. Quando Burak si presenta a un evento pubblico, è quindi naturale che si crei una grande folla di persone desiderose di vederlo e di scattare una foto con lui. La Burakmania è un fenomeno reale e tangibile, che non può essere ignorato. Il problema, a mio avviso, è che a volte gli organizzatori di questi eventi non sono preparati a gestire un afflusso di pubblico così massiccio. Potrebbe mancare un numero sufficiente di addetti alla sicurezza, o potrebbero non essere adeguatamente formati per gestire situazioni di folla. Non dimentichiamoci che la gestione della folla è una disciplina complessa, che richiede competenze specifiche e una pianificazione accurata. Inoltre, a volte gli spazi in cui si svolgono gli eventi potrebbero non essere sufficientemente ampi per accogliere tutti i fan, creando un ambiente caotico e potenzialmente pericoloso. Immaginate un imbuto dove migliaia di persone cercano di passare contemporaneamente, la situazione ideale per incidenti e panico. Certo, bisogna anche considerare che i media tendono spesso a esagerare le notizie per attirare l'attenzione del pubblico.
È il cosiddetto effetto sensazionalistico, una tendenza a gonfiare la realtà per vendere più copie o aumentare il numero di click. È possibile che alcune delle storie che sono circolate sulla sicurezza di Burak siano state un po' amplificate. Tuttavia, è importante non sottovalutare il problema e prendere sul serio le preoccupazioni dei fan. Anche se una sola persona si sente insicura, è nostro dovere ascoltarla e cercare di capire cosa non ha funzionato. Perché la sicurezza di Burak Oshivit è importante? Ovviamente, in primo luogo, perché la sua incolumità fisica è fondamentale. Nessuno vuole che un attore così amato e apprezzato si faccia male durante un evento pubblico. In secondo luogo, perché eventuali incidenti potrebbero danneggiare la sua immagine e la sua reputazione. Se Burak venisse coinvolto in una situazione spiacevole a causa di una scarsa sicurezza, ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla sua carriera. Pensate, ad esempio, a un incidente in cui Burak viene spinto o ferito accidentalmente. Le immagini farebbero il giro del mondo e la sua immagine ne risentirebbe inevitabilmente. Inoltre, la percezione che la sua sicurezza sia a rischio potrebbe dissuadere Burak dal tornare in Italia in futuro. Se l'attore si sentisse insicuro durante le sue apparizioni pubbliche, potrebbe decidere di evitare il nostro paese, privando i suoi fan italiani della possibilità di vederlo e di incontrarlo. Sarebbe una perdita enorme per tutti, per Burak, che perderebbe l'affetto dei suoi fan italiani, e per i fan, che non avrebbero più la possibilità di interagire con il loro idolo. Quindi, cosa si può fare per garantire la sicurezza di Burak Oshivit durante i suoi eventi in Italia? Questa è la domanda cruciale, quella che deve guidare la nostra riflessione e le nostre proposte. Innanzitutto, è fondamentale che gli organizzatori prendano sul serio la questione della sicurezza e che si impegnino a garantire un adeguato servizio di protezione. Ciò significa assumere un numero sufficiente di addetti alla sicurezza, formati per gestire situazioni di folla, e scegliere spazi adeguati per accogliere il pubblico. Non si tratta solo di mettere delle persone a fare la guardia, ma di creare un vero e proprio sistema di sicurezza, con procedure chiare, personale qualificato e strumenti adeguati. Inoltre, è importante che gli organizzatori comunichino in modo chiaro con i fan, fornendo informazioni dettagliate sull'organizzazione degli eventi e sui protocolli di sicurezza. Ciò può aiutare a prevenire il caos e a garantire che tutti i partecipanti siano consapevoli delle regole da seguire. Ad esempio, si potrebbero creare delle FAQ online, inviare email informative ai partecipanti, o affiggere cartelli chiari e leggibili nei luoghi degli eventi. La trasparenza e la comunicazione sono fondamentali per creare un clima di fiducia e collaborazione. Anche i fan possono fare la loro parte, comportandosi in modo responsabile e rispettando le indicazioni degli addetti alla sicurezza. È importante evitare di spingere e di accalcarsi, e di non ostacolare il lavoro degli organizzatori. Ricordiamoci sempre che il rispetto è fondamentale. L'ammirazione per Burak non deve trasformarsi in un comportamento irresponsabile o pericoloso. Per quanto riguarda la questione della carriera finita, mi sembra un'affermazione decisamente esagerata. È vero che le polemiche sulla sicurezza potrebbero avere un impatto negativo sull'immagine di Burak Oshivit, ma non credo che questo comprometterà la sua carriera. Burak è un attore di talento con un grande seguito di fan, e sono convinto che saprà superare questo momento difficile. Ha dimostrato più volte di essere un professionista serio e un artista capace di reinventarsi. Tuttavia, è importante che Burak e il suo team prendano sul serio queste preoccupazioni e che si impegnino a migliorare la sicurezza durante i suoi eventi. In questo modo, potranno tutelare la sua incolumità fisica, proteggere la sua immagine e garantire che i suoi fan italiani possano continuare a vederlo e a sostenerlo. Potrebbe essere utile, ad esempio, collaborare con esperti di sicurezza per pianificare gli eventi, o coinvolgere i fan più attivi nella gestione della folla. In conclusione, la questione della sicurezza di Burak Oshivit in Italia è un problema reale e merita di essere affrontato con serietà. È fondamentale che gli organizzatori, i fan e lo stesso Burak si impegnino a garantire un ambiente sicuro e protetto durante i suoi eventi. Solo in questo modo potremo evitare incidenti, tutelare la sua immagine e garantire che la sua carriera continui a prosperare. Non dimentichiamoci che dietro la figura dell'attore c'è una persona, con i suoi sentimenti, le sue paure e le sue aspirazioni. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito informazioni utili e interessanti.
Abbiamo visto insieme le preoccupazioni sulla sicurezza di Burak Oshivit in Italia, le possibili cause di queste preoccupazioni e le possibili conseguenze per la sua carriera. Ho cercato di analizzare la situazione da diverse prospettive, senza cadere nel sensazionalismo e cercando di fornire un quadro completo e obiettivo. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate e se avete altre domande o curiosità sull'argomento. Mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti e rispondere alle vostre domande. La vostra opinione è fondamentale per me e mi aiuta a migliorare i miei contenuti. E ora, la parte più importante. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e sui vostri social media, e soprattutto a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a creare sempre nuovi contenuti interessanti e divertenti. Quindi, cosa aspettate? Iscrivetevi subito! Non ve ne pentirete! Grazie ancora per aver guardato questo video, e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio a tutti! Ciao!